Pronto per un viaggio epico lungo la costa della California? Da San Francisco fino alla vibrante Los Angeles attraverso il selvaggio Big Sur. Vivi l'emozione della California on the road. Natura incontaminata, cultura e libertà senza limiti, in un viaggio epico che non dimenticherai mai. Benvenuto nella nostra serie dedicata alla California. Preparati a vivere ogni momento, l'avventura inizia ora. Cleared for takeoff. Amici del canale, benvenuti al sesto episodio della nostra serie California on the road. Abbiamo lasciato alle spalle lo spettacolo del Big Sur e davanti a noi ci aspettano 400 km di pura avventura per raggiungere la prossima tappa del nostro viaggio, Santa Barbara. Il clima cambia lungo il percorso e mano a mano che ci avviciniamo attraversiamo infinite distese di vigneti, superiamo passi montani che sembrano toccare il cielo e ci avviciniamo al mare. E ora, dopo un lungo viaggio, siamo finalmente arrivati nella splendida Santa Barbara, appena in tempo per ammirarla in tutto il suo fascino serale. È giunto il momento del classico room tour. Eccoci nella nostra stanza al Best Western Plus Santa Barbara. La camera è spaziosa, pulitissima, con tutti i comfort necessari. Un letto super comodo, un'area relax dove possiamo organizzarci per le tappe successive e ovviamente una connessione wifi veloce per restare in contatto con voi. The following Thursday. Dopo una bella dormita ristoratrice e una colazione abbondante siamo pronti a ripartire. Facciamo il check-out al Best Western Plus Santa Barbara e ci mettiamo subito in marcia verso il primo spot della lunga e ricca giornata che ci aspetta, il meraviglioso Santa Barbara Harbor. Qui il mare ci accoglie con il suo fascino tranquillo tra barche e panorami che raccontano storie di avventure e relax. Circondato da ristorantini accoglienti, si può gustare pesce freschissimo con vista mare e se volete vivere un'avventura, qui potete anche noleggiare una barca o fare un'escursione in kayak per esplorare la costa da una prospettiva differente. L'atmosfera è rilassata e sembra che ogni angolo racconti storia di libertà. Non so, tipo una barchetta così, offerta a $650.000. Ma sapete qual è stata la cosa più emozionante della giornata per Stefano? Realizzare un sogno e scendere su un vero campo da NFL, proprio qui in America, patria del football americano, un'esperienza che aspettava da una vita. Quanto sei scemo? Da 1 a 10. Ho sempre sognato di farlo, ce l'ho fatta. Stiamo salendo con la macchina sul molo di Santa Barbara Santa Barbara Pier. e questo è uno dei moli più antichi della California. Ragazzi, fa impressione sentire il rumore delle assi del legno sotto la macchina. Speriamo che regga. Però no, dai. Bello, guardate che bello. Peccato queste nuvole basse. Guardate che carino. Solamente bandiere americane ovunque. Cioè ci salgono anche i camion per dire, cioè non solo le macchine. Si può parcheggiare direttamente sul Santa Barbara Pier e godersi la vista dell'oceano senza neanche scendere dall'auto. È davvero comodo, soprattutto per chi vuole fare una sosta veloce o scattare qualche foto senza preoccuparsi del parcheggio in centro. E poi, i primi 90 minuti sono gratuiti. Ed eccoci qui con il drone in volo sopra il Santa Barbara Pier. Che vista, ragazzi! Si vede tutto, le barche, l'oceano che sembra non finire mai e la città lì dietro che ci guarda tranquilla. Questo posto ha proprio un'atmosfera rilassata e autentica. Se avete un drone, qui è il posto perfetto per farlo volare. Tutto sembra così calmo dall'alto. Sono la tua marinaia, hai visto? Ti fideresti? Guarda che non ti vede niente. Sto facendo il video. Il molo è risalente al 1872 ed oltre ad avere una bellissima vista sull'oceano, è molto piacevole fare una passeggiata sul molo per scoprire tantissimi negozietti di souvenir e altrettanti ristoranti con piatti tipici. Puntando lo sguardo verso sud troviamo il canale della California. In fondo, tempo permettendo, si dovrebbero vedere le isole del canale di Santa Barbara. Sono 4 isole, sono varie specie animali protette dallo Stato della California. Le isole del canale sono uno dei tesori nascosti della California, un gruppo di isole incontaminate proprio qui davanti a Santa Barbara.
Peccato però, oggi il tempo non ci aiuta, le nuvole basse ci nascondono la vista e anche col drone non riusciamo a vederle. Ma sapete una cosa? La natura è così imprevedibile. Speriamo di poterci tornare più avanti perché dicono che le isole siano spettacolari, soprattutto per il trekking e per lo snorkeling. Oggi niente sole, ma sapete cosa? Neanche un filo di vento, quindi è perfetto per alzare il drone. Come veri marinai ci facciamo guidare dalla rosa dei venti lì sotto, giocando in aria mentre esploriamo questa costa meravigliosa. Anche senza il sole la bellezza di Santa Barbara non ci abbandona mai. Ce l'aveva mia nonna. Passeggiando per la Old Town di Santa Barbara si riscopre quel gusto un po' spagnoleggiante, un po' messicano antico di quell'epoca. Ed eccoci finalmente nel cuore di Santa Barbara, un vero tuffo nella storia e nell'architettura spagnola che caratterizza la città. Qui, passeggiando tra stradine e negozi pittoreschi, capiamo subito le origini di questo posto magico, costruito negli anni 20. È davvero il luogo ideale per una diretta Instagram, colori vivaci e un'atmosfera rilassata. Cosa chiedere di più? Ok, tutto pronto per la diretta. Tra 3 secondi siamo online. 3, 2, 1. Ma Bea, dove sei finita? Ah, fantastico, fare shopping ovviamente. Vabbè ragazzi, la vita matrimoniale è così. Mentre aspetto che ritorni, voi potete dare un'occhiata al nostro Instagram e Facebook. Magari lì troverete Beatrice persa tra le vetrine. Chissà. Abbiamo appena terminato la diretta per le vie di Santa Barbara. Alcuni di voi ci hanno chiesto come facevamo a utilizzare la connessione dati qui negli Stati Uniti. Noi abbiamo optato per 2 opzioni. La prima è Holafly, è una eSIM, va bene per quasi tutti i modelli, tranne qualche Samsung. È molto comoda e prende dappertutto. Ha dati illimitati, 5G, quindi connessione molto stabile e veloce. Ce l'ho sul mio telefono e non ho avuto alcun tipo di problema in giro nelle varie zone, ha sempre preso, mi sono sempre trovata bene. Utilizzandola anche per fare videochiamate, WhatsApp o FaceTime o come navigatore Google Maps, il servizio di Holafly si è rivelato all'altezza delle aspettative. Holafly ha soltanto la connessione dati, il numero rimane il vostro italiano, non avete un numero americano. Vi lasciamo in descrizione il link e vi mettiamo anche un QR code qua così per avere lo sconto del 5% grazie a Besti Viaggi di Beatrice e Stefano. La seconda opzione, Abbiamo acquistato la SIM della T-Mobile, su Amazon, l'ha usata Stefano sul suo telefono. ok, in questo caso arriva una SIM fisica con un numero di telefono americano. Dovete attivarla almeno 2 giorni prima della partenza, si fa la registrazione sul suo sito, è molto comodo e veloce e poi una volta arrivati negli Stati Uniti cambiate la scheda e si autoinstalla e non ci sono problemi. In questo caso avete telefonate gratuite verso tutti i numeri americani e poi avete internet limitato in 5G. Una cosa, nei parchi nazionali non prende nessuna delle due, quindi attenzione, ma è un Esatto. problema generale, Generale. quindi non arriva proprio campo in quelle zone. Vi lasciamo in descrizione sia il link per avere il 5% di sconto su Holafly che è valida in tutto il mondo e il link invece per l'acquisto della SIM fisica della T-Mobile, compagnia americana alle streghe di TIM o Vodafone. Oh, il cielo si è finalmente aperto qui a Santa Barbara. Stiamo andando a visitare La Mission la vecchia missione. Mamma mia, già da fuori è bellissima, è stupenda. ha un contrasto tra il cielo, la casa con le cupole rosa, il prato verde, bellissimo. Proprio bello. C'è anche un pulmino fatto stile tram per essere trasportati dal centro fino a qua. Ed eccoci qui amici del canale alla splendida missione di Santa Barbara, un luogo che trasuda storia e bellezza da ogni angolo. Conosciuta anche come la regina delle missioni, passeggiando per il piazzale notiamo questi coloratissimi disegni realizzati durante il tradizionale Madonnari Festival, un evento che celebra l'arte con incredibili opere sul pavimento, ispirate a temi sacri e non solo. Questa missione non è solo un simbolo religioso, ma anche un vero gioiello architettonico, con la sua facciata rosa e bianca che risplende contro il cielo californiano. Non potevamo non condividere con voi questo momento magico. La missione di Santa Barbara fa parte del Camino Real ed è una delle architetture sacre più belle che si possono ammirare sulla costa. La missione risale al 1726, ma la Chiesa Cattolica con la sua maestosa facciata risale al 1820. È una delle missioni più visitate di tutta la costa californiana. Guardate che meraviglia il contrasto di colori tra il verde del prato, il rosa della chiesa e l'azzurro del cielo. Sembra un vero e proprio dipinto. E se passate di qua non potete non venire a visitarla. Con un cielo così azzurro, senza nuvole e senza vento, vi lasciamo godere queste spettacolari riprese dall'alto della Mission di Santa Barbara, un vero gioiellino della nostra avventura californiana.
Santa Barbara è stata una bella scoperta, una tappa da non perdere che vi consigliamo vivamente se fate questo itinerario lungo la costa californiana. È una città giovane, ricca di storia e belle vibes. La tappa di oggi termina qui, ma non preoccupatevi perché il viaggio non finisce qui. La strada verso Los Angeles ci aspetta e abbiamo ancora tante avventure da vivere e luoghi incredibili da esplorare con voi. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi il prossimo capitolo della nostra California on the road. A presto, viaggiatori!